viene da piangere. Mi ha dato tutto. Cascina Girasole mi ha dato tutto. Mi ha dato me stessa. Mi ha dato un posto da vivere e poi mi ha dato gli strumenti per vivermi, per capirmi, per orientarmi sul pianeta. Ho imparato a coltivarmi del cibo, ho imparato a allevarmi un animale. Riconosco che c'erano già dei semi, cose che c'erano fin da quando ero proprio piccola, però non erano mai state finché non sono arrivata a Cascina Girasole nella condizione per germogliare. E invece a Cascina Girasole è germogliato tutto, quello che sono veramente. Le 3 cose che mi piace di più fare nella vita sono osservare, respirare e lavorare. Se vuoi te le spiego. È un periodo bello, intenso, movimentato anche, ma non tanto fuori, più dentro, diciamo. Però io sto bene. Le risposte sono sintetiche. Non si può mai dormire sugli allori, sai, c'è stato un momento di riposo, però adesso sento che è richiesta attenzione, cominciare a capire come si vuole impostare l'anno nuovo. Sono già nel fare, no? Quest'anno non abbiamo fatto il raccolto delle olive perché non ce n'erano molte poche e quelle che c'erano erano brutte, rovinate. Siamo rimasti un pochino indietro anche col taglio dell'erba perché visto che la raccolta non c'era. Non lo so, ogni volta che vengo, mentre faccio i lavori, mentre taglio l'erba così, sento che lo sto facendo per il futuro. Non è che ci penso e dico sto progettando, non ho progetti di nessun tipo, ma ogni volta che lavoro qui mi sento che lo sto facendo per il futuro, è proprio una sensazione che ho. In questo momento le nostre attività si concentrano molto in cascina con gli animali e dedichiamo moltissimo tempo ed energie lì e qui riusciamo a dedicarne un po' meno. Però è come se sapessi nel mio profondo che questo posto avrà un suo tempo per essere vissuto. Quindi mi sento che lo mantengo e lo porto avanti anche per quello. Avere 23 anni e vivere in questo modo per me è molto bello, ma non perché ho 23 anni. Poi il fatto forse di essere giovane mi dà energia magari. È bello perché mi sento realizzata indipendentemente dalla mia età. Sento che sto facendo quello che voglio fare. Mentre invece prima non sapevo cosa stavo facendo, ero confusa. Sicuramente non facevo quello che mi piaceva, non sapevo cosa mi piaceva. Adesso mi sento al posto giusto, insomma c'è ancora l'infinito davanti, però comunque mi sento che sono nel posto giusto al momento giusto ed è già qualcosa. Affronto le difficoltà oggi rispetto a prima con una consapevolezza di fondo che se voglio posso superarle. Mentre invece una volta era come trovarsi, non so, in mezzo a un tornado, completamente in balia della tempesta, no? Senza strumenti, senza sapere né cosa stava succedendo, né perché, né come fare magari a tirarsene fuori. Invece oggi qualsiasi cosa accada, nel mio profondo c'è una solidità che mi dice fa parte della vita, non è sempre facile e comunque in qualche modo te ne tiri fuori. A livello più concreto non ne ho idea. Faccio fatica a proiettarmi nel futuro e vedere delle cose proprio concrete, no? Credo di poter affrontare tutto ciò che verrà con una consapevolezza. Quindi per certi versi può succedere qualsiasi cosa e credo di
poterla in qualche modo affrontare, ma cosa succede, cosa vedo nel concreto non so rispondere. Forse non voglio neanche. Vedo che la cascina, noi che la abitiamo, la direzione in generale che ha preso va verso una semplicità sempre più grande e di questo sono molto contenta. L'intento, volutamente o no, non lo so, è sempre quello di semplificarsi sempre di più, dentro e fuori. E quindi penso che si stia andando in quella direzione. Non mi sento di giudicare. Qualsiasi cosa stia accadendo agli esseri umani e alla specie umana, dentro di me sono profondamente convinta che sia la cosa giusta. Però dove porta non lo so. Potrei dire dove spero che porti. Tutto erba decespugliata che rimane sul terreno. Bellissimo. Forse questi conflitti che ci sono tra uomo e donna, ma magari anche le guerre o i conflitti più in grande, potrebbero magari derivare da squilibri di potere, che però secondo me vengono da un rifiuto o una non comprensione di qual è il proprio ruolo. Io percepisco che a Cascina Girasole c'è un grande equilibrio, perché ognuno interpreta la propria parte come se si fosse un po' arreso, no? A ciò che è. E questo lo facciamo io e Leo, lo fanno anche gli animali, anzi forse noi abbiamo imparato a farlo da loro, però io vedo sempre gli animali molto quieti, no? Molto sereni. E li vedo molto quieti perché mangiano bene, perché hanno un posto tranquillo dove stare, ma anche perché loro interpretano il loro ruolo e questo li soddisfa, li acquieta. E penso che per noi umani non sia diverso. Quindi mi chiedo se il problema non sia lì, no? Vorrei dare un po' una pacca sulla spalla agli uomini, dirgli che forse in quest'ultimo periodo gli hanno rotto un po' troppo le scatole, ma l'uomo dentro di sé ha delle potenzialità che sono bellissime, ha dei doni che sono incredibili. Io avessi la forza di un uomo, ma non ce l'ho perché sono una donna, ho una forza che è di un altro tipo, no? Mi piacerebbe vedere di nuovo, perché c'è stata forse un po' di più, non lo so, mi piacerebbe vedere una società con uomini forti che sostengono le famiglie, che proteggono, che affiancano le donne nelle loro decisioni, che le sostengono, le appoggiano, che lavorano con le mani, col corpo, che insomma mi piacerebbe vedere gli uomini che possano manifestarsi per ciò che sono, senza essere giudicati per questo. Ci deve essere un equilibrio di potere, no? Però poi un'energia ci va, no? Va messa per fare le cose, per decidere, per andare, per vivere. E quindi perché sopprimerla questa energia, se c'è? I miei valori oggi sono molto legati alla vita contadina, nel senso che la vita contadina vedo che porta con sé tutta una serie di atteggiamenti, no? Nell'affrontarla. Un'umiltà, perché magari si ha poco e ci si accontenta di ciò che si ha, perché si sa che lavoro c'è dietro ad ogni cosa, che fatica c'è dietro. La fatica per me è un valore grande,
il saperla affrontare, il sapersi procurare ciò di cui si ha bisogno, la semplicità, la modestia, la responsabilità, il rispetto per la parola data, il rispetto per gli altri, l'amore. La cosa più importante in assoluto nella vita è l'amore. Amare. Essere capace di amare. Allora adesso, mentre sbuccio la mela per me e per Leo, vi racconto le 3 cose che mi piace di più fare nella vita. La prima è osservare, perché osservando entro in contatto con ciò che ho intorno e con ciò che ho dentro. La seconda è respirare, perché respirando faccio entrare quel che c'è fuori dentro di me e poi lo rifaccio uscire. E la terza è lavorare, perché lavorando conosco me stessa e il mondo, la terra, quel che mi circonda. Mela è la prima parola che ho detto quando ero bambina. Il messaggio che voglio mandare alle persone che ci guardano è questo. Ve lo dico in 2 modi. Vi voglio bene. E poi ve lo dico come diceva il sacerdote che viveva una volta vicino a Cascina Girasole, che io non ho mai conosciuto, però Leo me l'ha raccontato, ed è Nusnur. Vediamo se riesco a dirlo bene. Nusnur Chiel uram ventò nuna religion Chiel udiva mac vreve bin. E allora io vi dico solo: voletevi bene, vogliamoci bene, io vi voglio bene. Arvezze.